Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Iron Man Marvel, edizione De Agostini in scala 1:3, alto 60 cm e qui abbiamo il numero 94. Adesso, prima di farvi vedere sia il contenuto di questo fascicolo che poi successivamente il montaggio, come ormai chi mi segue lo sa, io sto costruendo 3 Iron Man, è una mia scelta e quindi vi posso far vedere già il pezzo montato. Perché ve lo faccio vedere prima montato e poi ne monteremo uno assieme? Per questo motivo: controllate che la vostra leva abbia molta spinta e che non sia troppo morbida, anche se la molla ci è stata data da loro e quindi dovrebbe fare comunque il suo dovere. Però io sono andato a renderla più rigida e vi farò vedere poi come, e ho ottenuto questo risultato. Abbiamo uno scatto preciso, è molto più dura da comprimere e quindi sarà sicuramente renderà sicuramente l'aggancio molto più stabile. Ecco, andiamo allora a vedere il contenuto del nostro fascicolo. Questa è la prima parte del video. Io lo divido in 3 parti, dove nella prima parte andremo a vedere, come ho già detto, il contenuto, il montaggio e eventualmente, per chi volesse, ricordatevi che nulla è obbligatorio, per chi volesse anche seguirmi in qualche come posso dire, intervento che posso attuare in qualche pezzo che io ritengo sia migliorativo a livello di stabilità del modello, fatelo ragazzi. Diversamente ricordatevi che l'armatura è vostra e fate ovviamente quello che volete. La seconda parte del video sarà sviluppata e andremo a vedere quello che abbiamo montato fino al numero precedente. Le gambe non le faremo adesso più vedere, le abbiamo viste nel video che ho fatto, che è il 93, potete andarlo a vedere. E poi nella terza parte del video darò possibilità a chi lo desidera di poter dare lettura e visione all'interno del fascicolo. Andiamo avanti. Grazie per le visualizzazioni, grazie per le iscrizioni e soprattutto grazie a chi deciderà anche di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornato su ogni mio nuovo video. Ricordatevi che ogni mio video, proprio perché Michele non si occupa del solo montaggio, ma per scelta ha deciso di aiutare quelli che hanno più difficoltà e quindi meno esperienza nel campo del modellismo, ha sottotitolato in 26 lingue ogni suo video per permettere a chiunque, ovviamente, non soltanto di guardare il montaggio, ma di comprendere anche i contenuti verbali poi per eventuali interventi. Allora, procediamo. È pesante, ve lo dico già, l'ho già visto su questo. Abbiamo un pezzo in metallo e uno più grande in plastica. Questo è metallo, verniciato molto bene. Questo sarà coperto, quindi non ci interessa anche se manca della vernice. Questo è in plastica. Abbiamo un perno, una molla e un altro pezzo di plastica. Io userò uno stuzzicadenti, non è obbligatorio, mi faciliterà l'inserimento delle rondelline, queste che io andrò a mettere. La misura, leggetela, è questa: 3 mm x 5,6. Io le ho acquistate in un negozio Bricoman, non al Brico, al Bricoman,
Così evitate di scrivermi in 200 persone dicendomi che non l'avete trovate al Brico o in altri negozi. Questa è la misura, sono rondelle che basta andare con quanto è scritto qui e le potete acquistare da qualsiasi ferramenta. Ve ne serviranno 2 e vi spiego il perché. La prima cosa da fare, abbiamo anche, che non ve l'avevo detto, una serie di viti AM destinate esclusivamente ad essere avvitate nel metallo, M metallo. Ce ne serviranno 3. Questo che sentite in sottofondo è il mio gatto di nome Michelangelo, un tigrato europeo rosso. Le andiamo a bagnare nel grasso una sola volta e questo ci consentirà di crearci il filetto in tutti e 3 i fori. Le avviterete fino in fondo ecco qui. Poi questa vite la scartiamo, ne abbiamo una in più e useremo quelle nuove. Questa l'abbiamo appena usata per creare i filetti, non è rovinata, però abbiamo quelle nuove, usiamo quelle nuove. Puliamo i residui di grasso perché non deve andare a contatto con la plastica. Poi prendiamo il nostro pezzo in questa maniera, ci dice di inserire il perno così, lo fate uscire un po', prendete la molla, è spiegato tutto molto bene nelle istruzioni, e abbiamo questo perno che andrà infilato poi qui nel foro, quello più piccolo, mentre invece questo che è diritto lo andremo a inserire guardate in questo foro qui. Eccolo qui, questo. Quindi inseriamo il perno, mettiamo la nostra molla all'interno, ok? Fingiamo questo così, prendiamo la leva, ok? Eccola qui, e la andiamo a mettere con la parte più lunga di qua e il foro ovviamente dalla parte della molla, quindi non così, ma così, vedete? La inseriamo prima nel foro piccolo, facciamo entrare la parte della molla, teniamo la molla ferma e facciamo questo lavoro qui. Ecco, a questo punto mettiamo lo stuzzicadenti qui, prendiamo le 2 rondelle, 1 e 2,
e le andiamo a posizionare qua in mezzo, tra la leva e l'altra parte qui. Spostiamo indietro, tiriamo indietro lo stuzzicadenti, spingiamo, ecco qui, questo ce le tiene centrate, lo stuzzicadenti, e andiamo a inserire, guardate, vedete? Adesso vi faccio vedere una cosa. Così, perfetto, in questa maniera così. Vi faccio vedere una cosa. Noi dovremmo semplicemente adesso avvitare le viti AM, ma se fate questo lavoro qui e lo guardiamo invece e lo sentiamo qui, è tutta un'altra cosa. Sentite? Perché la spinta della molla è molto limitata. Qui è un'altra cosa. Cosa facciamo allora? Guardate. Guardate bene. Prendete il pezzo così. Se lo volete fare, ragazzi, ricordatevelo sempre che non è obbligatorio. Montate il modello come volete voi. Prendiamo questa. Non vi potete sbagliare. Vi faccio vedere tutti i passaggi. E la giriamo, la giriamo, la giriamo, la giriamo, guardate, e ci fermiamo qui. Vedete la molla cosa ha fatto? Adesso la accompagniamo, la molla rimarrà così, e adesso vi spiego perché ho messo le due rondelle. Se io non avessi messo queste rondelle, che poi tra l'altro c'entrano perfettamente, guardate, tra destra e sinistra questa leva, andando a fare questo lavoro qui sarebbe uscito fuori il perno, si sarebbe spostato e sarebbe saltata fuori la molla. Ecco perché vi ho messo queste due rondelle. Le misure ve le ho date, ragazzi, mi raccomando. Ecco qua, andiamo semplicemente adesso a montare tutto, ok? E siamo a posto. Guardate. Cioè, ma ragazzi, scusate, se questo non lo giro, vedete? È così compressa che lo stavo montando così. Prima di fare questo, ovviamente, fate questo lavoro, sentirete già che ha resistenza e lo andate a fare entrare qua dentro. Ecco qua. Sentite che roba. L'aggancio è sicuramente più stabile. Quindi, ripeto, vi troverete il perno in questa maniera, la leva. Ecco. Ricordatevi che va messa così e così. E abbiamo finito. Montiamo le tre viti AM. Poi vi spiegherò che cos'è questo pezzo, qual è la sua funzione. Senza avvitare tutto, le mettiamo tutte e tre e le stringiamo alla fine. Una qui, una da quest'altra parte. Mai così, sempre a croce le viti. Perfetto, adesso stringiamo tutto. Quando sentite che diventa duro, basta, non esagerate, perché è arrivato sicuramente in battuta. Ecco qua. Meglio di così non si può montare questo pezzo. Allora, adesso vi dico che cos'è. Il nostro modello è dotato di 4 sezioni addominali intercambiabili per disporlo in diverse pose.
In questa uscita comincerai a montare i pezzi necessari a metterlo in torsione. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. A pagina 7 ci dicono questo: il nostro modello di armatura Mark III possiede 4 posture di base: in piedi, contrassegnata con la lettera A, con il torso girato, la B, che sarà questa di sicuro, con il pugno sinistro a terra, la posizione d'atterraggio, la C, e con il pugno destro a terra, la D. Quindi ecco, possiamo mettere sia con il pugno destro che con il pugno sinistro la nostra armatura nella posizione d'atterraggio, però in funzione di quello che sarà la nostra scelta useremo la C per il pugno sinistro a terra e la D per il pugno destro a terra. Questa armatura è pazzesca, è bellissima, bellissima. Allora, non dovete preoccuparvi poi perché l'aggancio e lo sgancio per poter fare delle posture diverse è un po' problematico da intercambiare, nel senso problematico, richiede qualche minuto, perché non credo che qualcuno di voi nel momento in cui deciderà di esporlo in una posizione andrà ogni giorno poi a cambiarlo, no? Però è bello sapere che se volete farlo lo potete fare. Quindi questa armatura per me è a dir poco magnifica, bellissima. Va bene, adesso procediamo con la seconda parte di questo video dove farò vedere quello che abbiamo montato con qualcosa in più fino a questo numero. A dopo ragazzi. Eccoci di nuovo qua ad ammirare questa opera d'arte. Se montata correttamente non è bella, è meravigliosa. Sto lavorando solo con una mano e non è così semplice. Ecco qua, vedete? Le lamelle io, come chi mi segue lo sa, le ho piegate perché vanno perfettamente aderenti all'armatura. Eccolo qui. Ovviamente si apre tutto. Fate attenzione a seguire quello che vi ho consigliato di fare con la lima qua sopra. Io ho messo, come vi ho detto, una striscia di nastro trasparente qua, che non so se riuscite a vedere ma c'è, perché vi rovinate ogni volta che batte o lo prendete anche solo tra le mani, questo si scontra con la plastica e vi rovina la vernice sia qua che qua sopra, quindi fate attenzione. Guardate, apritelo sempre dietro quando lo prendete così, alzate qui, così lo tenete in sicurezza. Accendiamo il reattore. Ecco qua. Aspettate ragazzi, scusatemi per le immagini mosse, ma faccio quello che posso e con quello che ho. Qui. Ecco. Io non sono contento, sono entusiasta di questi modelli che ho montato. Come sapete ne ho fatti 3, per questo ho detto modelli, ho usato il plurale, e sono contentissimo perché tutto mi funziona perfettamente bene. Basta avere un po' d'attenzione, intervenire
sulle parti necessarie e tutto si risolve per il meglio. Ecco qua. Adesso procediamo con l'uscita, chiedo scusa, con la terza parte del video. Nel frattempo mi auguro che abbiate deciso, sempre se ne avete piacere, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. E Michele vi ringrazia perché siete voi la vita del mio canale. Lo sapete, ma comunque non dimenticatelo mai. Non fate caso allo spazio qui perché io le ho solo appoggiate, perché come vi ho detto le metterò alla fine del modello quando sarò sicuro che tutto starà su perfettamente bene, come già sta, guardate. Vedete? Non si muove di 1 millimetro. Un'altra cosa, prima che mi dimentico. Molti lamentano lo spazio che avete qua sopra, vedete, sulle spalle, ma basta fare così, guardate. Non lo posso appoggiare dietro perché vi ho detto che si può rovinare. Guardate, basta stringere forte queste viti, tenere questo che si muove sotto, lo tenete e spingete questa in su. Guardate, vi faccio vedere. Ecco. Dov'è lo spazio? Non c'è più lo spazio, vedete? Se questa invece vi cade giù, così, ecco, per forza che avete lo spazio. Ma basterà tirarla in su. Scusate ragazzi, i video come qualità fanno non schifo, ma di più. Me ne rendo conto, non è che io non me ne renda conto. Però, ripeto, a oggi le possibilità sono queste e quindi di più non posso. Voi continuate a iscrivermi e a seguirmi, il canale di Michele Armonica cresce e io potrò riuscire a fare molto meglio, grazie sempre a voi. Va bene ragazzi, andiamo a vedere adesso l'ultima parte, la terza di questo video, dove permetterò a chi lo desidera di dare lettura all'interno del fascicolo. A dopo! Ed eccoci pronti per questa terza e ultima parte del video. Come dico spesso quando arrivo in questa terza e ultima parte del video, mi auguro di non essere il solo a vederla. Allora, uscita numero 94. Guardate che copertina, ma sono tutte belle le copertine, i colori, il connubio dei colori, bellissimo, questo blu, giallo, arancio, stupendo. Prima pagina, qui che è la seconda di copertina dei numeri utili e servizi. Buona lettura ragazzi! Un attimo perché ho ingrandito troppo l'immagine e non va bene. Perfetto. Vedete, l'intervento che io vi ho proposto sono delle piccolezze molto semplici che tutti potete fare, perché Michele ne potrebbe trovare anche altre soluzioni molto più tecniche, però a me interessa che chiunque di voi
quello che proprio ha meno esperienza di tutti nel campo del modellismo possa comunque essere in grado di farlo. E questo a me interessa. E dicevo, intervenendo in questi piccoli, come posso dire, elementi, è ovvio che l'armatura non potrà che beneficiarne come stabilità. Quindi potete tranquillamente maneggiarla senza alcun problema, non da prendere e lasciare lì. È ovvio che non è un giocattolo, ci mancherebbe. Però sapere che tutto funziona perfettamente, secondo me, non è cosa da poco. Abbiamo quasi finito. Questa pagina e questa, oltre chiaramente anche alle altre, è molto interessante, leggetevela, capirete anche il perché. Ed eccoci qua, siamo arrivati all'ultima di copertina di questa ultima uscita, fascicolo numero 94, Iron Man De Agostini, Marvel 2022, una meravigliosa armatura alta 60 cm di 3,5 kg di peso. Nella prossima uscita costruisci la seconda parte della posizione B dell'addome. Perfetto. Abbiamo finito. Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento al prossimo video. Vi ringrazia nuovamente per le iscrizioni, le visualizzazioni e se avete anche attivato la campanella, così rimarrete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Date un'occhiata anche alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli. Un abbraccio a voi, carissimi ragazzi, e a tutti i vostri cari più cari. Un saluto da Michele, ciao!